Benvenuti nella sesta video lezione per l'utilizzo del software Control. In questo tutorial descriveremo come autorizzare gli accessi alla web app riservati ai nostri clienti e come utilizzare al meglio l'interfaccia dell'applicazione. Il sistema iControl consente di creare degli account da assegnare ai propri clienti per consentirgli la visione dei dati rilevati presso i loro cantieri. I clienti abilitati possono visionare i dati dei dispositivi ad essi assegnati e localizzare i cantieri su una mappa. Infine, possono creare report in formato grafico ed esportare i dati su file Excel. Per accedere all'anagrafica degli utenti, aprire il menu Gestione utenti presente nel menu verticale posizionato nella parte sinistra dello schermo e selezionare la voce Utenti. L'anagrafica utenti presenta un pannello contenente l'elenco degli utenti già abilitati nel sistema. Se non sono ancora stati aggiunti utenti, l'elenco sarà vuoto. Ogni riga identifica un utente di cui sono indicati la username e la ragione sociale del cliente ad esso associato. A destra di ogni riga è presente un gruppo di pulsanti per poter modificare, visualizzare o eliminare l'utente indicato. Il pulsante blu permette la modifica, il verde acqua la visualizzazione ed il rosso l'eliminazione. È possibile esportare l'elenco dei clienti in formato CSV, Excel o PDF utilizzando i pulsanti dedicati posizionati nella parte superiore del pannello. Le informazioni contenute nel file di esportazione sono solo quelle presenti nell'elenco. È possibile filtrare l'elenco degli utenti inserendo dei termini all'interno del campo Cerca. La ricerca viene eseguita su tutti i campi visualizzati. L'elenco degli utenti viene mostrato per pagine. È possibile impostare il numero di righe visualizzate per pagina nel campo Visualizza. L'inserimento di un nuovo utente avviene selezionando il pulsante Crea nuovo utente posizionato in alto a destra. Il pannello Crea un nuovo account utente consente l'inserimento di tutti i dati richiesti. I campi contrassegnati da un asterisco rosso sono obbligatori. Utilizzare un indirizzo email reale ed attivo. L'indirizzo scelto corrisponderà alle username dell'account. Lo stesso indirizzo sarà usato dalla web app per tutte le comunicazioni di servizio e per le notifiche relative allo stato dei dispositivi assegnati al cliente associato. La password scelta può contenere lettere, uno o più numeri, almeno un carattere maiuscolo e almeno un simbolo speciale. Per generare in maniera automatica la password, utilizzare il pulsante, contrassegnato dall'icona di un ingranaggio, posto a destra del campo stesso. Per visualizzare la password generata o inserita, utilizzare il pulsante, contrassegnato dall'icona di un occhio, posto accanto ad esso. Selezionare il cliente al quale associare l'account in fase di creazione. È possibile creare anche più di un account associato allo stesso cliente. Mettendo il segno di spunta accanto all'etichetta Invia credenziali all'utente, il sistema invierà automaticamente le credenziali di accesso all'indirizzo email indicato, una volta creato l'account. L'account creato consentirà di consultare i dati dei dispositivi e dei cantieri associati al solo cliente assegnato. Per inserire il nuovo account utente, una volta compilato il modulo, selezionare il pulsante Crea. Quando viene inserito un nuovo account utente, viene mostrato il pannello contenente i suoi dati. Se non si desidera aggiungere il nuovo account utente o si vuole annullare l'operazione in corso, selezionare il link Gestisci il tuo account. Selezionando il pulsante blu è possibile modificare i dati associati alla scheda utente.
Selezionando il pulsante Reimposta password è possibile riassegnare una nuova password all'utente selezionato. Per generare in maniera automatica la password, utilizzare il pulsante contrassegnato dall'icona di un ingranaggio posto a destra del campo stesso. Per visualizzare la password generata o inserita, utilizzare il pulsante contrassegnato dall'icona di un occhio posto accanto ad esso. Per registrare le modifiche effettuate, selezionare il pulsante Salva. Se non si desidera registrare le modifiche effettuate o si vuole annullare l'operazione in corso, selezionare il link Torna all'elenco. Selezionando il pulsante verde acqua si accede alla scheda utente. Cliccando sul link relativo al nome del cliente associato all'account utente è possibile accedere alla relativa scheda. Selezionando il pulsante Modifica è possibile modificare i dati visualizzati. Per tornare all'anagrafica utenti, selezionare il link Torna all'elenco. Selezionando il pulsante rosso di eliminazione viene mostrata una scheda riepilogativa dei dati dell'utente. L'operazione di rimozione deve essere confermata selezionando il pulsante Elimina. L'utente, una volta eliminato, non avrà più accesso al sistema. Se non si desidera eliminare l'utente, selezionare il link Torna all'elenco. Descriviamo adesso alcune caratteristiche dell'interfaccia di navigazione. Ogni utente attivo nel sistema può modificare la propria password aprendo il menu Utente, presente nella sezione superiore della finestra, e selezionando la voce Cambia password. Per la modifica della propria password è necessario inserire la password corrente e 2 volte la nuova password, rispettando le regole di composizione già indicate. È possibile selezionare la lingua dell'interfaccia di sistema selezionandola dal menu Lingua posizionato a destra del menu Utente. Le localizzazioni nelle lingue disponibili possono essere aggiornate nel corso del tempo. In fase di primo accesso alla web app, l'applicazione riconosce la lingua del browser utilizzato e, nel caso corrisponda a una di quelle supportate, effettua automaticamente il passaggio ad essa. Nel caso in cui la lingua non sia supportata, viene selezionata di default la lingua inglese. Gli elenchi relativi a tutte le anagrafiche possono essere messi in ordine alfabetico crescente o decrescente. L'ordinamento può essere effettuato solo sui campi che presentano i simboli delle frecce accanto alle intestazioni di colonna. Cliccando sul simbolo della freccia in alto o in basso accanto al campo scelto si otterrà l'ordinamento dell'elenco rispettivamente in ordine crescente o decrescente. Il simbolo della freccia visualizzato, o evidenziato in colore più scuro, indica l'ordinamento corrente. È possibile aumentare o ridurre la dimensione dei pannelli informativi mostrati utilizzando i pulsanti posizionati in alto a destra del pannello stesso. Ogni pannello può essere ingrandito fino a riempire la finestra del browser, riportato alle dimensioni originali, o ridotto alle dimensioni del titolo del pannello stesso. Termina la sesta video lezione per l'utilizzo del software Control. Vi ricordiamo che prima di abbandonare il sistema è sempre consigliabile uscire dall'applicazione utilizzando il comando esci presente nel menu Utente posizionato in alto a destra. Grazie per l'attenzione.